Una borsa super particolare ma allo stesso tempo facile, veloce e perfetta anche se sei alle prime armi? Questo è il progetto perfetto per te. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme la borsa Maracas, ovvero questo progetto qui super originale ma anche facilissimo e velocissimo da realizzare. Vedete, una borsa che può sembrare estremamente difficile ma in realtà è di una facilità estrema, infatti è realizzata tutta a punto rete. Ve la faccio vedere più nel dettaglio. Vedete, il corpo borsa è tutto a punto rete e la particolarità è questa arricciatura al centro che va a ricreare una sorta di fiocco. Il filato la rende ulteriormente particolare con queste paillette. Infatti per realizzarla ho utilizzato il filato Maracas in casa Hobby Perline, nuovissimo, con tutte queste paillette. Infatti la borsa prende il nome proprio dal filato. Il progetto è perfetto anche se siete alle prime armi, vi ho spiegato tutto nella maniera più dettagliata possibile, ma ovviamente sul mio blog troverete anche lo schema scritto dettagliato. È completamente personalizzabile, ovvero potete modificare le dimensioni ma anche comunque lo stile, quindi cambiare il filato, i manici, se volete adattarla proprio ad una cerimonia potete cambiare il filato, ad esempio utilizzare il Galaxy sempre in casa Hobby Perline e mettere un manico gioiello e vi verrà fuori veramente una chicca perfetta per le cerimonie che tutte vi invidieranno. All'interno ho messo la fodera a sacchetto che si presta bene per questa tipologia di progetti e sul mio canale trovate il tutorial dettagliato. Comunque, se volete realizzarla anche voi trovate il kit bello e pronto sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate ed ora non ci perdiamo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo il filato Maracas, il quantitativo preciso lo troverete indicato qui in alto, una coppia di manici in legno. Lavoreremo il tutto con l'uncinetto numero 5,5, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per realizzare questo progetto partiremo dalla base, quindi andiamo a fare un cappietto iniziale e ci andiamo ad avviare il numero di catenelle che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Lavorate le 33 catenelle che corrispondono esattamente a 24 cm. A questo punto partiremo con la lavorazione in tondo. Andremo ovviamente a lavorare delle maglie alte, quindi parto dalla seconda catenella dall'uncinetto, mi inserisco e lavoro una maglia bassa. Mi inserisco nella zonina esterna di questa maglia bassa e lavoro una maglia bassa. In questo modo avrò alzato il lavoro e sostituito la prima maglia alta. In questo punto posizionerò un marcapunti in modo da segnarmi il primo punto del giro ed ora procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino all'ultima catenella. Una volta che saremo arrivati nell'ultima catenella, all'interno di quest'ultima catenella dobbiamo lavorare l'aumento, quindi vado a lavorare 7 maglie alte tutte in questa catenella. Una, due, tre, quattro, 5, 6 e 7. A
questo punto procedo sull'altro lato delle catenelle, quindi vado a lavorare una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare nell'ultima catenella, dove dovremo ripetere lo stesso identico procedimento. Ovviamente una maglia alta già ce l'abbiamo, quindi dovremo lavorare solo 6 maglie alte. Quindi parto dal punto successivo e lavoro una maglia alta in ogni catenella. Come vi dicevo, anche in quest'ultima catenella dobbiamo lavorare l'aumento. Abbiamo già fatto una maglia alta, quindi dobbiamo lavorare le altre 6 maglie alte. Mi inserisco e lavoro una maglia alta, 2, 3, 4, 5 e 6. In questo modo ora vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, quindi dove ho il marcapunti, lo tolgo e faccio una maglia bassissima in questo modo. Ora dobbiamo andare a fare un altro giro di aumenti e, calcolando i 7 punti che abbiamo su entrambe le estremità, vi faccio vedere i punti su cui andare a fare gli aumenti su questo lato e li riporterete anche sull'altro. Da qui parte l'aumento, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Noi andremo a fare l'aumento nel secondo, nel quarto, quindi in quello centrale, e nel sesto. Quindi lavoreremo una maglia alta in ogni punto sottostante. Dove abbiamo messo i marcapunti lavoreremo 2 maglie alte. Lo stesso procedimento ovviamente lo dobbiamo fare anche su questo lato, quindi qui dove abbiamo fatto la maglia bassissima sarebbe il settimo, quindi non dobbiamo fare l'aumento, dobbiamo farlo in quello precedente, quindi nel sesto dei 7, nel quarto, quindi in quello centrale. Voi ora non riuscite a vedere bene i punti dove li sto mettendo, ma voi, avendo il lavoro davanti, riuscite a capire dove sono i 7 punti dell'aumento sottostante e posizionare il marcapunti nel giusto punto. E poi vado a mettere l'ultimo marcapunti nel secondo dei 7. Quindi ora alzo il mio lavoro facendo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al primo marcapunti. Ok, siamo arrivati al marcapunti, lo vado a togliere e all'interno di questo punto lavoro un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2, poi procedo punto successivo, una maglia alta singola e poi ho di nuovo il marcapunti, quindi qui devo lavorare l'aumento, 2 maglie alte nello stesso punto, una e 2, poi di nuovo una maglia alta singola ed un aumento nel punto successivo. Continuo poi lavorando una maglia alta in ogni punto successivo fino al prossimo marcapunti, dove ovviamente dovrò ripetere lo stesso procedimento per quanto riguarda gli aumenti. Bene, dobbiamo andare a lavorare gli ultimi punti. Qui abbiamo il marcapunti, quindi dobbiamo fare l'aumento. Lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto,
poi una maglia alta singola, poi abbiamo il marcapunti, quindi un altro aumento, maglia alta singola, ultimo marcapunti, ultimo aumento. Abbiamo concluso anche questo giro, lo chiudiamo nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi contiamo 1, 2 e 3, ci inseriamo e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Questo sarà il risultato della nostra base, che misurerà esattamente 30 cm per circa 8 cm di profondità. Ovviamente, se volete realizzare una base più grande, vi basterà o aumentare il numero di giri oppure aumentare il numero di catenelle e mantenere comunque i soliti 2 giri. Quindi a questo punto parte la lavorazione del corpo borsa, che è il più facile e più semplice in assoluto, perfetto anche per i principianti, perché dobbiamo andare a lavorare tutto il nostro corpo borsa a punto rete. Si tratta di una lavorazione che vede la maglia alta alternata alla catenella, quindi semplicissimo. Si parte subito con 4 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta e la prima catenella. In questo modo saltiamo il punto successivo, andiamo nel prossimo e lavoriamo una maglia alta, catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta. E come potete vedere la lavorazione è veramente super semplice. Catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta, e procederemo in questo modo per tutto il giro. Ovviamente anche nella curva non faremo più aumenti, quindi lavoreremo i punti come si presentano. Bene, terminato il giro ci avanzerà ovviamente una maglia, facciamo l'ultima catenella e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 4 iniziali, quindi contiamo 1, 2, 3, ci inseriamo e facciamo una maglia bassissima. In questo modo questo sarà il risultato di questo primo giro appunto rete. Ovviamente il giro che lavoreremo ora sarà quello che andremo a ripetere per tutto il corpo borsa e sarà veramente semplicissimo perché dobbiamo seguire la lavorazione che abbiamo al di sotto. Quindi partiamo sempre con le 4 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta più la catenella, e andiamo a lavorare la maglia alta esattamente sulla maglia alta successiva sottostante, ma dobbiamo assicurarci di entrare al centro di questa maglia alta, quindi non nella catenella ma proprio al centro. Vedete, ci inseriamo e lavoriamo una maglia alta. In questo modo le maglie alte verranno tutte super allineate e non sarà sfalsata la lavorazione. Vedete, vengono tutte belle in colonna. Poi facciamo una catenella e poi lavoriamo una maglia alta nella maglia alta successiva, quindi ci inseriamo sempre al centro della maglia alta in questo modo e facciamo una maglia alta, catenella, maglia alta al centro della maglia alta successiva sottostante e così via per tutto il giro, ma anche per tutti i giri successivi, che troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri, che sarà l'altezza effettiva della borsa. Ovviamente se preferite potete anche lavorarla tutta a maglia alta o cambiare punto di lavorazione, non è un problema assolutamente. Quindi si procede in questo modo per tutto il corpo borsa. Non occorre comunque lavorare chissà quale punto, perché con questo filato, come potete vedere, fa proprio tutto lui con queste paillette. Quindi ci rivediamo al termine del corpo borsa.
Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri a punto rete, quindi 16 giri totali per un'altezza totale di circa 27 cm, ovviamente comprendendo anche i giri di base, se calcoliamo solo i giri a punto rete sono circa 24 cm. A questo punto andiamo a lavorare un ultimo giro a punto alto, ovviamente completo, quindi non a punto rete. Ripartiremo nello stesso identico modo, quindi facciamo le 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, 1, 2 e 3, e poi andiamo a lavorare una maglia alta esattamente nello spazio formato dalla catenella, quindi ci inseriamo proprio in questo spazio e lavoriamo semplicemente una maglia alta, poi una maglia alta nel punto successivo, quindi in corrispondenza della maglia alta, e quindi andremo a lavorare una maglia alta per ogni punto, catenella compresa. Poi abbiamo di nuovo la catenella, ci inseriamo all'interno dello spazio e lavoriamo una maglia alta e continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ok, terminato anche questo giro, lo andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi contiamo 1, 2, 3, questa è la terza, ci inseriamo e facciamo una maglia bassissima. A questo punto andremo a lavorare proprio l'ultimo giro di questa borsa e lo lavoreremo a punto bassissimo in modo da rendere bello compatto il bordo, quindi mi inserisco nel punto successivo, prendo tutta la maglia, quindi non vado a lavorare a punto bassissimo in costa retro, bensì a punto bassissimo normale, quindi prendo tutta la catenella e lavoro una maglia bassissima. Procedo così per ogni punto fino ad ultimare il mio giro. Una volta che avremo terminato anche questo giro, tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. In questo caso ci vorrà un po' di pazienza perché abbiamo le paillette che si incastrano tra le maglie. Comunque ci inseriamo nella prima maglia bassissima che abbiamo fatto, quindi esattamente questa. Tiriamo fuori il filo. E poi rientriamo nell'ultimo punto che abbiamo lavorato. Volendo, per fare prima, quando dobbiamo andare a cucire, possiamo tagliare il filo, questo più sottile che ha le paillette, così riusciamo tranquillamente a far passare il filo in maniera semplice attraverso le maglie senza difficoltà. Quindi ora mi vado a bloccare questo filo attraverso le maglie. Bene, questo sarà il risultato del corpo borsa. A questo punto, se volete foderare con la tecnica classica potete farlo in questo momento, ma io vi consiglio di inserire tranquillamente all'interno un sacchetto con i laccetti, quello che si utilizza di solito per le borse lavorate a punto rete. Infatti io inserirò proprio quel tipo di fodera. Nella qui in alto vi lascerò il mio tutorial dedicato a quel tipo di fodera, quindi perfetto anche per le principianti. Vi ho fatto vedere i passaggi che utilizzo io. A questo punto dobbiamo andare a creare le pieghe al centro della borsa, quindi per ricreare il fiocco. Per fare questo ci stabiliamo il centro della nostra borsa. Il bordo della mia borsa misura 32 cm, quindi la mia metà sarà esattamente a 16 cm, ovvero qui. Mi metto un marcapunti per regolarmi ed inizio a creare la mia piegatura. Pizzico il lavoro in questo modo. Poi la piegatura potete farla in base ai vostri gusti, più stretta, più larga, quello dipende dai vostri gusti. Andate a pizzicare il lavoro, andate a pizzicare un po' sotto, in questo modo lo riprendete e fate un'ultima piegatura in questo modo, andate a pizzicare ancora sotto e poi lo prendete con il primo
e questo sarà il risultato. Poi ovviamente sistemate le pieghette e questo sarà il risultato. Lasciamo libero il bordo, quello tutto a maglia alta. Qui dobbiamo andarci a cucire poi il manico, quindi a questo punto mi inserisco un attimo un uncinetto per tenermi la piegatura fissa. Vado a riprendermi lo stesso filo, cerco di dividere il filo con le paillette, lo tolgo così non mi darà fastidio, potete farlo tranquillamente anche voi. Quindi a questo punto, sempre utilizzando l'ago, vado a fare una cucitura molto semplice proprio dove ho creato la piegatura, quindi entro con l'ago prendendo ovviamente tutte e tre le piegature, faccio inizialmente un nodino e poi inizio a fare una cucitura proprio per creare una piccola fascettina. Quando saremo soddisfatti andiamo a bloccare semplicemente il filo all'interno. Lo facciamo sempre con un nodino e poi andiamo a far passare il filo attraverso le maglie. Questo sarà il risultato, si vedrà questo leggero fiocco creato da questa piegatura. Ovviamente ripeteremo lo stesso procedimento anche sull'altro lato e una volta che avremo creato il fiocchetto anche sull'altro lato andremo a cucire i nostri manici esattamente in questo modo, quindi in questa zona qui. Per cucire il manico una parte l'ho già cucita, ho preso lo stesso filato, ho solo rimosso la parte argento e la parte con le paillette. Per fare questo passaggio non è necessaria nessuna esperienza, vi basta semplicemente andare a prendere comunque il punto giusto, quindi centrare il manico. Io avevo messo dei marcapunti di riferimento, vado a fissare il filo all'interno e poi vado a fare la cucitura entrando nel corpo borsa e nella fessura del manico. Quindi innanzitutto mi fisso il filo all'interno con un nodino, poi mi porto il filo all'esterno, entro nella fessura del manico ed inizio ad avvolgerlo. Ed ecco qui, una volta che avremo cucito entrambi i manici e creato i due fiocchi avanti e dietro, questo sarà il risultato finale. Come potete vedere all'interno ho messo la fodera a sacchetto come vi avevo detto. Sono veramente super soddisfatta di questo progetto perché è venuto esattamente come l'avevo immaginato. In realtà l'idea di partenza era quella di creare una semplice borsa a rete, però poi mi è venuta questa idea di creare il fiocco e quindi renderla ancora più particolare, ma allo stesso tempo semplicissima, perché come avete visto i passaggi sono semplici, facili e veloci, perfetti anche per le principianti. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Ovviamente, come sempre, il kit materiali completo è disponibile sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Il progetto è completamente personalizzabile sia nelle dimensioni, quindi potete farla più grande o più piccola, ma anche nel filato, quindi se non vi piace l'idea di utilizzare questo filato ricco di paillette potete utilizzare il classico cordino. Ad esempio, per una cerimonia vi consiglio il Galaxy e realizzare comunque la stessa borsa, farete un figurone. Come
Come sempre vi invito a visitare il mio blog catandmade.com dove troverete gli schemi scritti e le versioni per mancini. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!